Leggerezza, tanta potenza e una grande ricercatezza estetica. Sono queste le tre caratteristiche che rendono Yamaha MT-09 SP 2023 una vera lama per le naked, quindi le super sportive scarenate. In questo test ride andremo a assaggiarne le sue doti, le sue caratteristiche, questo motore 3 cilindri di cui tanto si è parlato e ci ha tolto veramente molte soddisfazioni. Quindi, che dire, non perdiamoci in tante altre chiacchiere, casco, guanti e partiamo sulle strade pugliesi. Con un'estetica molto particolare e futurista, la MT-09 SP giunge alla sua terza generazione, andando a richiamare quella già vista nella più piccola MT-07. Un telaio Delta Box in alluminio pressofuso per un peso totale di 189 kg in ordine di marcia. L'altezza della seduta è di 815 mm, con una posizione di guida più caricata sull'anteriore, ma senza dover sacrificare troppo la comodità di busto, braccia e gambe, che, per uno alto come me di circa 1,85 m, non hanno costretto troppo la trilaterazione sella, manubrio, pedane. Lei è omologata per 2, ma di spazio ne abbiamo il giusto, quel che basta per trasferimenti in coppia medio-brevi o un leggero weekend fuori porta. Così come ci si aspetterebbe dalle più classiche naked, anche la 09 SP rispetta i canoni ormai comuni a tutte le due ruote di questo segmento, rinunciando così a carene, semicarene e anche alla protezione dall'aria come è appunto il cupolino. La strumentazione ci ha sorpreso. Per quanto caratterizzata dalle dimensioni ridotte, offrendo un display TFT da 3,5 pollici, comunica sempre tutte le informazioni, chiare e ben leggibili, anche sotto la luce del sole. Eccoci come di consueto al nostro pit stop, un'analisi quindi un po' più tecnica di quelle che sono le caratteristiche della MT-09 SP. All'anteriore forcella, in questo caso specifica, firmata Kayaba, diametro 41 mm per un'escursione massima di 137 mm. I freni che ci salveranno durante le nostre super staccate sono assicurati da due dischi da 298 mm. I cerchi sono da 17 pollici, abbiamo gommature in questo caso Bridgestone, all'anteriore abbiamo 120-70 R17, al posteriore 180-70 R17. Serbatoio ben largo, pronunciato, unica colorazione, anche qui una livrea dedicata, performance bellissima. Capacità 14 litri più riserva, terminale c'è ma non si vede, 3 in 1, è nascosto qui sotto, abbassa il baricentro dell'MT-09 e soprattutto ne migliora ovviamente le sue dinamiche di guida. Qui al lato notiamo il bellissimo monoregolabile Öhlins, in questo caso anche lui interamente regolabile come all'anteriore, per un fianchetto poi sempre più rastremato, con una sella comoda, sicuramente anche per due, ma non per lunghi viaggi, più per spostamenti nel weekend. Particolarissimo sicuramente l'anteriore full LED con un bulbo centrale che l'ha resa la più riconoscibile tra le super naked di questa cilindrata. Il suo motore poi è il vero e proprio gioiello di questa scarenata. Con una cilindrata di 889 cm3 e la dote di un blocco motore a ben 3 cilindri in linea trasversale, coppia e potenza sono sempre garantiti, a qualunque velocità e marcia inserita. 93 Nm di coppia sviluppati a quota ben 7000 giri da parte di una cavalleria sempre reattiva, precisamente 119 i suoi cavalli a 10.000 giri minuto. Il raffreddamento poi di questa bomba è un impianto a liquido, il tutto sotto normativa Euro 5, e a muoverne poi la sua grande potenza abbiamo una distribuzione bialbero affiancata da una trasmissione a 6 rapporti con frizione multidisco. A chiudere poi il nostro giudizio ci pensa ovviamente lo scarico, che con il suo sound, seppur sia quello di serie ed ammanettato quindi dalle sempre più stringenti limitazioni anti-inquinamento, canta veramente benissimo. Grazie ad un peso super contenuto e delle dimensioni altrettanto rastremate, questa bellissima MT-09 SP 2023 ci ha dato sensazioni veramente bellissime.
compatta, maneggevole, con una curva di potenza alla ruota ampia e divertente. Non appena saliti in sella, siamo subito riusciti a trovarne la nostra posizione di guida più comoda. Sembra tra le gambe di guidare una Naked dalle dimensioni molto più compatte. Il serbatoio, dalle forme spigolose, si fa stringere bene grazie alla presenza delle due gobbe poste sulle sue fiancate. La presenza poi del quick shift è stata veramente pazzesca. Dimenticarsi della frizione così da non tirarla per poter cambiare marcia ci ha cambiato completamente il modo in cui noi l'abbiamo guidata. Unico vero appunto che ci sentiamo di fare è la disposizione dei tasti sul blocchetto sinistro, che effettivamente, avendo il selettore delle mappature di guida e del traction control al posto del tasto per l'abbagliante rapido, ci ha confuso spesso il loro utilizzo corretto. Bene, anche un'altra prova volge al termine. Cosa poter aggiungere? Noi promuoviamo Yamaha MT-09 SP. Ci è piaciuta veramente tanto. Nel complesso è appunto promossa. Sicuramente, come tante, ha aspetti positivi e negativi. Speriamo che questa prova vi sia stata molto utile. Noi non possiamo far altro che ricordarvi il suo prezzo, a partire da 12.799 euro, più 300 euro immatricolazione e messa su strada, ringraziare il concessionario Yamaha Debert, concessionario ufficiale per Bari del brand, e ringraziare voi per aver visto questo test ride con noi fino a qui. Noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, soprattutto non perdetevi tutti i prossimi aggiornamenti e video attivando la campanellina delle notifiche, e seguiteci anche sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, TikTok. Ragazzi, chi più ne ha più ne metta. Al prossimo giro!